La biblioteca di Ponyville era in un albero. Non una casa su un albero, ma letteralmente dentro un albero. Un massiccio e nodoso albero più grande della maggior parte delle altre costruzioni era stato fatto crescere nel mezzo della città, chiaramente frutto di un progetto magico, ed era stato svuotato per diventare la biblioteca pubblica. Il lato sud era carbonizzato e morto, ma c'erano ancora alcune foglie verdi sui rami opposti. L'albero era circondato da un ampio spazio aperto, senza assolutamente alcuna copertura. Qualsiasi speranza che la fortuna alla Carousel Boutique continuasse sfumò quando guardai il balcone più alto e finalmente scovai il cecchino. Una pony di terra armata con un fucile dall'aspetto potente. Il fucile era attaccato alla ringhiera del balcone mediante un giunto girevole, permettendo alla razziatrice di mirare qualsiasi cosa potesse vedere. L'unica via di accesso sicura era da direttamente dietro di lei, dove la porta del balcone e la retrostante punta dell'albero bloccavano la sua linea di tiro. Sicuramente c'erano altri pony razziatori all'interno. Muovendomi di nascosto dall'unica direzione che non significasse morte istantanea, raggiunsi la porta tremando per la tensione. Più velocemente e silenziosamente possibile, mi lasciai alle spalle Ponyville ed entrai direttamente nell'inferno dei pony. Cadaveri di pony dappertutto. Non come sul ponte, dove i pony erano caduti in combattimento. Quei pony erano stati mutilati, dissacrati e messi in mostra. Il corpo di un qualche povero pony pendeva dal soffitto, con la testa e gli zoccoli mozzati e la pelle recisa e tirata via per mostrare la carne e le ossa al di sotto. Teste e zampe pendevano da catene come perverse decorazioni da party. La carcassa putrescente di una pony rosa e della crinera violacea era stata affissa con le zampe divaricate su una libreria e crocifissa con picchetti da ferrovia. 2 le erano stati martellati negli occhi. Su un altro muro un torso era stato scuoiato ed aperto e le interiora del pony erano state tirate fuori per decorare le scaffalature come stelle filanti. Sangue fresco e rappreso era ovunque, gocciolando dal soffitto e dipingendo i muri assieme ai graffiti, che in qualche modo erano diventati ancora più denigratori e crudeli. Tra le librerie erano affissi poster risalenti alla guerra, montati in cornici ormai distrutte. Un qualche razziatore aveva dipinto sopra uno di essi leggere e magia, una rappresentazione cruda ma efficace dell'esplosione di un mega incantesimo. Un altro, i pony più belli e nobellementi, era coperto da un disegno che era semplicemente pornografico. I libri erano stati bruciati in mucchi, il pavimento era ricoperto da cenere e sporcizie. Il fetore era insopportabile. La stanza era dominata da 3 gabbie, 2 quadrate grandi a terra ed una più piccola che pendeva dal soffitto a malapena sufficiente a contenere un pony. Dei prigionieri, sporchi, percossi ed abusati, erano accoccolati all'interno, con gli zoccoli legati da corde colorate. I 2 nelle gabbie più vicine mi guardarono con espressione miserabile ed il mio cuore si spezzò dolorosamente. I miei occhi continuarono ad allargarsi fino a che mi costrinsi a serrarli ed a mordermi uno zoccolo per impedirmi di urlare. Arretrai contro la porta, ansante, incapace di respirare normalmente, non volendo respirare per niente quell'aria. L'orrore di quella stanza mi si rovesciò addosso, facendomi annegare. Tolsi lo zoccolo a malapena in tempo per evitare di vomitarmi addosso la mela. La sua puzza si mescolò al fetore della stanza, assalendomi ulteriormente. Per favore. Un sussurro da una delle pony, terrorizzata di alzare la voce. Aiutaci. Quello era oltre l'orrore. Mi schiacciai gli occhi sempre più forte, poi li aprii mentre un'ondata di brutale determinazione spazzava via la debolezza. Ti prego, aiuto. Quella non era una voce disincarnata ed intrappolata in una ripetizione infinita, proveniente da un qualche segnale radio che rimbalzava nell'etere. Quelli erano pony viventi, erano lì di fronte a me ed avevano bisogno di aiuto. E sarei stata dannata come quei maledetti razziatori se li avessi fatti implorare una volta di più. Feci uscire il cacciavite ed una forcina ed immediatamente iniziai a lavorare sulla serratura più vicina. La porta della gabbia metallica si aprì con uno scatto. All'interno 2 pony, legati e sdraiati sui loro stessi escrementi. Realizzai con disagio che non avevo niente con cui tagliare le corde. Provai a snodarle con la mia magia. Le corde della prima erano talmente impregnate di sangue che riuscii ad aprire il nodo, ma il secondo era troppo stretto. L'ho
fai sul serio? La prima pony si alzò tremante. Sono libera. Annui, poi guardai gli altri pony. Non avevo idea di come avrei potuto raggiungere quello nella gabbia sospesa. Se potessi aiutarmi con... La pony sbiancò e scosse la criniera. Oh no, non riesco a stare ancora qua dentro. Ma ecco, prendi queste provviste. Sono riuscita a nascondermi un po'. La pony scavò nel fango del pavimento con lo zoccolo, rivelando quel mucchietto di scarti assolutamente patetico, chiuso in uno straccio sporco, a cui ammontavano tutti i suoi averi. Una lattina di carote a dadini, una scatola monodose di torta prebellica, qualche tappo di bottiglia. Mi si spezzò il cuore. No, tienile tu. Ne avrai più bisogno di... Mi interruppi, notando una singola cartuccia da fucile nel mucchio. In realtà ti prendo questa cartuccia. Grazie. Aprì magicamente il mio fucile e la misi al suo posto. Ora ne avevo 2. La pony aveva già chiuso lo straccio. Lo aveva stretto tra i denti ed era rapidamente scivolata fuori dalla porta prima che io potessi dire altro. Mandai una preghiera a Celestia per lei e mi concentrai a salvare gli altri. Guardai il secondo pony, che non aveva detto una parola, e mi ritrassi quando vidi il sangue che incrostava l'interno dei suoi fianchi. Cosa avevano fatto quei razziatori? Guardandomi attorno, studiai la forma della stanza, cercando di ignorare gli onnipresenti orrori. Davanti alla porta principale c'era un vecchio affresco di una bellissima unicorno alata. Celestia, insolitamente grande ed aggraziata, con un libro che levitava di fronte a lei, le sue ali distese su un arcobaleno di puledri sorridenti che ascoltavano la sua lettura. Non solo i pony erano stati coperti da disegni di sangue, pugnali e violenza, ma l'affresco era stato usato come bersaglio d'allenamento per qualsiasi cosa, dalle pallottole al lancio di escrementi, ed ora era distrutto ed indicibilmente macchiato. La stanza aveva una forma strana, con balconi e stanze che si ramificavano, letteralmente, in ogni direzione. Potevo sentire le voci dei pony razziatori nelle altre stanze e, a giudicare dalle decorazioni, i coltelli non sarebbero stati troppo distanti. Torno subito, promisi in un sussurro. Poi, sollevando il fucile da combattimento, mi mossi verso la stanza interna più vicina. Saltai indietro quando la porta si aprì verso di me. Un razziatore vi passò attraverso e si fermò, fissandomi con aria assente. Il suo manto era nero scuro, sotto la sua corazza di fortuna, e la sua criniera era selvaggia. Aveva delle fondine legate ai fianchi, una con una piccola pistola e l'altra contenente un coltello il cui filo era stato seghettato per infliggere ferite più gravi. In una rigida, inorridita incredulità, vidi che il suo cutie mark era realmente un torace squarciato. Il razziatore si riprese velocemente, girando la sua testa ed estraendo la piccola pistola coi denti. Che voleva fare? Premere il grilletto con la lingua? Un attimo prima che il Saz mi aiutasse ad infilare 2 pallettoni dritti nella sua faccia. Non provai rimorso mentre la sua testa si trasformava in spaghetti al sugo e si spargeva sul suo corpo istantaneamente senza vita. Non avevo appena ucciso un pony. Quei razziatori avevano rinunciato ad ogni diritto al titolo. Quelli non erano pony, erano mostri malati che andavano abbattuti. E che Celestia mi aiuti se non avessi avuto intenzione di farlo. Non me ne ero accorta fino a quel momento, ma ero adirata. La pura malvagità di quel luogo mi aveva scosso fino all'anima, e la mia anima era furiosa. Raccogliendo coltello e pistola, lasciai da parte il fucile da combattimento ormai scarico. La più piccola pistola non sarebbe stata altrettanto potente, ma era completamente carica, 6 colpi in un tamburo girevole. E ciò era un bene, perché era impossibile che il rumore non facesse accorgere ogni altro razziatore presente nei dintorni. I primi 3 pony razziatori galopparono nella stanza principale quasi immediatamente, una di loro urlando insulti inconcitati. Il Saz mi aiutò a spargere 3 colpi alla sua testa. I primi 2 andarono a vuoto, ma il terzo trovò casa in uno dei suoi orrendi occhi rossi e lei cadde. Il secondo cominciò a sparare con un'altra piccola arma da fuoco. Che ne sapevo? Sparano davvero con la lingua, ed i proiettili colpirono la cornice della porta. Uno trapassò una mia bisaccia, ma non colpì la carne.
Mi inginocchiai ed allungai la testa, levitando il revolver dentro la porta aperta. Sparai 2 colpi al secondo pony, ma l'incantesimo di puntamento del mio payback si stava ricaricando e senza di quello avrei potuto anche sparare al soffitto. Eppure il pistolero sgattaiolò via, usando uno dei pony prigionieri come copertura. La vergognosità dell'azione gettò benzina sul fuoco della mia rabbia. Varcai del tutto la soglia, cercando il terzo e vedendolo in fondo al lato distante della sala principale. Il terzo razziatore abbassò la testa, con una stecca da biliardo stretta tra i denti, e mi caricò. Sbattei le palpebre. Sul serio? Feci un singolo passo indietro. Il pony correva alla massima velocità ed era quasi su di me quando l'estremità della stecca si incastrò nella porta, facendolo fermare di botto. Sparai l'ultimo colpo a bruciapelo sul suo collo. Da quella distanza non ebbi bisogno del Saz. Voi pony non dovreste essere più furbi di così. Vivete in una libreria. Quando il corpo colpì il pavimento, sanguinando dalla ferita che gli trapassava il collo, vidi il pony con la pistola in piedi allo scoperto, che prendeva la mira attraverso la porta. Scattai di lato mentre il colpo stava partendo ed urlai sentendo la pallottola entrarmi nel fianco. Faceva male, più di quanto avessi pensato potesse fare. Mi appoggiai contro il muro, lasciando una scia di sangue collassando di fianco alla porta. Il dolore mi inondava il fianco, infiammandosi ad ogni respiro. Potevo sentire il suono degli zoccoli del razziatore mentre si avvicinava cautamente. Cercai di concentrarmi sulla mia magia per chiudere la porta, ma il corpo del pony con la stecca era lì in mezzo. Guardai la stanza, era una cucina. Su di un tavolo, circondato da coltelli, c'era il corpo di una terribile creatura con scaglie e denti. Il razziatore con il chiudimarca a torace aperto lo stava macellando per cucinarlo. Un frigorifero ed un forno. C'erano libri sparsi, ma tutti antichi, distrutti ed illeggibili. Stavo cominciando a dubitare dell'affermazione dell'osservatore, che lì ci fosse un libro come quello che aveva descritto. Poi i miei occhi caddero su quello che stavo sperando di trovare. In un angolo, appesa al muro sopra numerose scatole di munizioni, c'era una sbiadita scatola gialla, con simbolizzata una farfalla rosa, una cassetta medica. Doppia fortuna, la cassetta sembrava sigillata. C'erano segni di coltello dove i razziatori avevano cercato di forzarla. Avrebbe dovuto contenere qualche crema medica e magari anche una pozione curativa. Ma dovevo sopravvivere al razziatore prima. Ed ero ferita e senza proiettili. Andare alle scatole di munizioni avrebbe significato passare oltre la porta aperta. Strisciando indietro mi guardai ancora intorno e focalizzai la mia magia nonostante il dolore. Quando il razziatore entrò, venne raggiunto da uno sciame di coltelli che volavano verso la sua faccia. Urlò facendo dietro front. I coltelli o mancarono il bersaglio o colpirono inutilmente la sua corazza. Ero ancora più patetica con le armi da mischia che non con le pistole. Ma lo avevo tolto dai piedi per abbastanza tempo per poter raggiungere le scatole di munizioni. La fortuna era di nuovo con me. Mentre la prima scatola conteneva munizioni per un'arma che non avevo ancora visto, l'altra aveva delle pallottole giuste per i revolver. Il razziatore mise di nuovo la testa dentro, gridando: Hai finito i coltelli, signorina? Perché non la pianti e vieni fuori? Prometto che ti lascerò morire, eventualmente. La sua testa si voltò nella mia direzione ed i suoi occhi si allargarono. Non so se era per il mio sguardo o per i revolver. Il Saz era di nuovo con me e quel bastardo non avrebbe più avuto la possibilità di usare come scudo prigionieri violentati e picchiati. Dopo un altro razziatore morto, una cassetta medica forzata ed una pozione curativa, trottai silenziosamente nella stanza principale, con il coltello seghettato che mi galleggiava di fianco. Andai verso la gabbia aperta e tagliai via le corde che legavano la povera pony. Vai, sei libera. Mettiti in salvo da qualche parte. In un batter d'occhio mi ricordai del pony cecchino e le dissi velocemente come poteva evitarlo. Annui silenziosamente e cominciò ad allontanarsi. Andai alla gabbia vicina. Quello che vidi mi fece stare male. Una pony era stata chiusa assieme ad un cadavere in decomposizione. La pony si agitava nel sonno e stringeva con la coda l'orrendo corpo come fosse un orsacchiotto di peluche. A differenza degli altri cadaveri, non riuscivo a capire come quella fosse stata uccisa, perché non era stata squartata. Il corpo aveva perso tutto il suo manto e la sua pelle era un disgustoso mosaico di macchie rosse e grigie, in desquamazione. Gli occhi erano aperti,
asciutti e puntati in direzioni differenti. I denti erano orribilmente ingialliti, dallo stesso colore dei pochi resti della criniera e della coda. Strane escrescenze carnose pendevano dai suoi fianchi. All'inizio li scambiai per mutilazioni, ma poi realizzai di stare guardando le ali della pony. Era il cadavere di un Pegaso, spogliate di pelo e piume. Le ali sembravano strane, addirittura repellenti. Urlai, un grido di terrore a pieni polmoni, quando il cadavere cambiò posizione e si sedette, con gli occhi che ruotarono fino a focalizzarsi su di me. Era un pony zombie. Il pony zombie batté le palpebre e cercò di mettersi in piedi, solo per cadere su un fianco alato, poiché i suoi zoccoli erano legati con corde come gli altri. Lei mi fissò tristemente. La mia mente vacillava, tra i pezzi vaganti di pensiero che mi giravano per la testa. Quello di slegare la cortese zombie così non si arrabbia con me dimostrò essere il più coerente, se non il più sano. Deglutendo, mossi il coltello verso le sue corde. Stai ferma. La guardai negli occhi, ma dovetti immediatamente volgere via lo sguardo. Uno di essi stava di nuovo roteando via. Il suo fiato era fetido. Se ti lascio andare e tu cerchi di mangiarmi il cervello, dovremmo arrivare a male parole.